Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Nello scorso video vi ho parlato del laccio per i serra, vi ho fatto vedere come costruirlo, vi ho fatto vedere che il laccio effettivamente funziona e oggi vi spiegherò quando utilizzarlo, ma soprattutto come recuperarlo. Quando vado a pesca il laccio non è mai la prima esca che utilizzo, per due semplici motivi. Innanzitutto perché non è così bella e divertente da utilizzare come potrebbe essere un popper o un altro top water, ma soprattutto perché non è un'esca da ricerca. In effetti il laccio, a causa della sua forma e proprio perché non ha né palline interne né tantomeno una paletta, non è in grado né di emettere le stesse vibrazioni di un minno, né tantomeno smuovere la stessa quantità d'acqua che potrebbe smuovere un popper, ed è per questo non è in grado di richiamare i pesci che si trovano anche a centinaia di metri a distanza. Quando vado a pesca la prima cosa che faccio, prendo un bel popper, faccio un paio di lanci, vedo se ci sono dei pesci nei dintorni, magari utilizzo un minno e solo alla fine vado a utilizzare il laccio. Per quale motivo non lo utilizzo subito? Beh, come vi ho già detto, non è un'esca da ricerca, ma soprattutto non voglio abusarne, ossia non voglio far sì che i pesci serra si abituino a quest'esca e che in 2 anni diventi completamente inutile come già lo sono diventate altre esche. Ma allora quando lo utilizziamo il laccio? Il laccio è un'esca micidiale quando i serra ci sono, ma tuttavia sono apatici. E ci sono alcune zone, come potrebbe essere la foce dei fiumi, come potrebbe essere all'uscita di un porto, o su scogliere come queste, in giornate molto particolari, dove il pesce c'è ma non sta mangiando le esche convenzionali. Allora il laccio sarà veramente il nostro asso nella manica e vi posso garantire che sarà l'unica esca in grado di fare la differenza, ma solo in determinate condizioni. Ci sono tuttavia dei momenti durante i quali utilizzare il laccio è controproducente. Spesso capita ad esempio che i serra stiano mangiando in top water, quindi con popper e walking the dog. Se usiamo il laccio non stiamo utilizzando l'esca che loro vogliono. Quindi ragazzi, mi raccomando, utilizzate sempre l'esca che il pesce sta cercando in quel determinato momento, in quella determinata giornata. Ma ora vediamo la parte più importante, ossia come recuperare il laccio. A differenza di altre esche che, come vedete, imitano sia la livrea sia la forma di un pesce, il laccio è qualcosa di completamente diverso. È molto più lungo, non ha un colore ben definito, non ha una paletta, non ha tantomeno un rattling. Ma allora perché piace ai serra? In realtà il motivo è sconosciuto, probabilmente gli piace proprio perché è così lungo, proprio perché non emette delle vibrazioni particolari. Però funziona e oggi vi spiegherò come utilizzarlo al meglio. Proprio perché il laccio non assomiglia ad alcun tipo di preda, nel recupero non dobbiamo farlo sembrare un pesce, ma dobbiamo recuperarlo in maniera molto lenta e costante. Visto che il piombo è verso la parte finale del laccio stesso, ovviamente ci permetterà di lanciarlo molto lontano, ma durante il recupero tenderà a creare una specie di curva nell'acqua e forse è proprio questo fattore che incuriosisce il serra e lo spinge ad attaccare. In realtà, se usiamo un piombo più piccolino, oppure recuperiamo il laccio più velocemente, arriverà più lungo, più dritto, mentre invece se lo recuperiamo in maniera molto lenta e normale si muoverà e creerà questa specie di S all'interno dell'acqua. E ora vi faccio vedere come recuperarlo. Una volta lanciato lo facciamo affondare giusto un pochettino, perché vi ricordo che con il piombo verso il basso tenderà ad affondare molto. Il recupero è molto semplice, quindi abbastanza lineare, con la canna pronta a dare la ferrata se dovesse abboccare il pesce, ma in realtà il recupero, come vedete, è abbastanza lineare. Vado ad alzare la canna solo nella parte finale del recupero. Se l'acqua è abbastanza profonda e ve lo consente, quello che potete fare è lasciare leggermente affondare il laccio e poi recuperarlo un po' più velocemente, in modo da creare un movimento particolare, quindi andare a sondare anche più acqua. Ma soprattutto creare un movimento che fa prima arcuare il laccio e poi lo rende di nuovo dritto. Tutte cose che possono incuriosire il serra ancora di più.
ma non solo il Serra, anche il Barracuda. Ovviamente vi ho fatto vedere il tipo di recupero molto efficace nelle zone dove pesco io. Tuttavia, se voi pescate in altre zone, potete sicuramente provare qualsiasi altro tipo di recupero. Vi ricordo, questa non è nulla, non è un'esca, non deve assomigliare a un pesce. Quindi potete recuperarlo lentissimo, potete farlo schizzare sull'acqua. Anzi, se avete dei buoni risultati, scrivetemelo anche nei commenti. Un'altra piccola curiosità, in molti mi hanno detto che il laccio in realtà non pesca i pesci serra, ma li prende a strappo. Questo non è vero, in effetti, come si può vedere da queste riprese, i serra mangiano e mangiano anche molto bene. Su 10 attacchi, circa 3 avvengono in coda, 5 avvengono lungo il corpo, ma i restanti avvengono nella parte terminale del laccio. È per questo che io consiglio a volte di mettere un cavetto d'acciaio un pochino più lungo, proprio per evitare di perdere continuamente delle esche, cosa che accade spesso quando i serra stanno attaccando bene. Un altro consiglio è quello di dare una bella ferrata. Eccolo! Per quale motivo? Perché il serra spesso va ad attaccare dove non ci sono le ancorette, quindi è necessario dare una bella ferrata per far sì che le ancorette vadano poi a prendere il pesce. Ma se comunque mangia bene non ci saranno alcun tipo di problema. Che tipo di canna utilizzare per il laccio? Una qualsiasi canna da spinning che utilizzate per i serra va benissimo. Quindi utilizziamo una monopezzo, una due pezzi, l'importante è che abbia un range, una grammatura tale da poter lanciare tranquillamente il laccio. Certo, un'azione un pochino più importante, fast, moderate e fast, aiuta soprattutto nella ferrata. Ragazzi, con questo vi saluto, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, mettete un like per aiutarmi a far crescere il canale e vi ricordo che c'è anche la pagina Instagram dove potete vedere ogni tanto qualche mia creazione. Ci vediamo alla prossima, ciao!